Ragazzi, se suonate uno strumento e non trovate mai il tempo per studiare, questa è la soluzione che potrebbe fare al caso vostro. Ciao ragazzi, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e dopo 30 anni di insegnamento ho capito il problema principale di chi non riesce a suonare come vorrebbe: la mancanza di pratica. Ascoltate, la situazione tipica è questa: siete da sempre appassionati di musica e da un certo punto della vostra vita vedete il vostro amico figo che suona e vi viene la malsana idea di mettervi in gioco. Rompete quindi il salvadanaio di vostra figlia e con i 1500 euro da €1 che trovate vi comprate un super strumento, perché siete convinti che spendendo meno non riuscirete a imparare. Passati gli entusiasmi iniziali dove tutto è incredibilmente bello e magico, arrivano i primi imprevisti. 1. Tornate troppo stanchi dal lavoro. 2. La suocera si catapulta di prepotenza a casa vostra. E 3. I figli hanno organizzato un pigiama party. E vi assicuro che dopo 1, 2, 3 volte la frustrazione inizia a farsi sentire, e purtroppo questo si verifica non solo tra i principianti, ma c'è una soluzione che ho sperimentato con successo negli ultimi 3 anni e che vi assicuro vi darà la giusta motivazione per suonare quotidianamente. Parliamo del Soundbrenner Core 2, qui nella bellissima versione Steel, un prodotto nato per il musicista e che racchiude 5 funzioni fondamentali: un tracker per monitorare i progressi e tenere traccia delle sessioni di studio quotidiane, 2. un metronomo con vibrazione, 3. un accordatore cromatico, 4. un misuratore di decibel e 5. un orologio con tutte le funzioni tipiche di uno smartwatch. Ma ragazzi, è soprattutto la funzione tracker che vi motiverà a stare sul pezzo e ora ve lo mostrerò. Ringrazio Soundbrenner per avermi inviato il Core 2 Steel insieme a un codice sconto del 20%, valido per qualsiasi prodotto acquistato sul loro sito, per cui se siete interessati trovate sempre il link in descrizione. La confezione è molto curata e al suo interno possiamo trovare una borsetta con il cinturino in vera pelle italiana, il manuale di istruzioni, la fascia per mettere il Core Steel, se vogliamo, sul braccio, sulla gamba, sul petto, il cavo di ricarica USB-A magnetico e il Core 2 Steel con il cinturino in silicone. Per gestire il Core 2 abbiamo 2 pulsanti sulla destra e una ghiera girevole per selezionare le funzioni disponibili: tracker, metronomo, accordatore, misuratore di decibel, timer, cronometro, sveglia e impostazioni. Premendo il pulsante in basso si entra nel menu di ogni funzione e con il pulsante in alto si torna indietro. In questi 3 anni la funzione che ho usato di più è stato naturalmente il metronomo a vibrazione, e se all'inizio può sembrare strano sentire la pulsazione sul proprio corpo invece del suono, vi assicuro che una volta abituati non tornerete più indietro. È comunque possibile poi abilitare anche il suono collegandosi all'app Soundbrenner per iOS e Android. La comodità di un metronomo simile è poter decidere al volo il tempo, il metro, ad esempio se ci troviamo in 4 quarti o 6 ottavi, la suddivisione ritmica e l'intensità di ogni pulsazione in 3 livelli. E questa, ragazzi, è una funzione molto comoda per accentare qualsiasi beat, come ad esempio il primo per identificare l'inizio della misura, oppure possiamo eliminare anche uno o più battiti, come ad esempio l'1 e il 3 in un accompagnamento jazz. Start e stop avviene con un doppio tap con le dita, e battendo invece 3 volte possiamo impostare il tempo manualmente, una funzione molto comoda specie per capire al volo il tempo di un brano. Naturalmente prima di suonare possiamo accordare il nostro strumento con l'accordatore incluso, e a differenza però della prima versione che aveva l'accordatore a contatto, ora non è più necessario staccarlo e metterlo sulla chitarra. Grazie al microfono interno possiamo tranquillamente accordare tenendolo al polso, o se vogliamo possiamo staccarlo e metterlo vicino, ed è possibile regolarlo da 410 a 480 Hz. Se volete anche la possibilità di accordatura a contatto, che è molto precisa perché non risente del rumore ambientale, bisogna sbloccare questa funzione con un codice. Questo codice è incluso acquistando o una clip magnetica da mettere sulla paletta, dove poi verrà collegato fisicamente il nostro orologio, o dei magneti adesivi. Il costo di entrambi è di circa 25-29 euro. Ragazzi, questo proprio non lo capisco. Nel Core 1 era abilitato di default, non essendoci la
la possibilità di accordatura con il microfono e ora bisogna sostanzialmente pagare per ricevere gli accessori e abilitare questa funzione. Soundbrainer, io questa mossa non la capisco e spero che nei prossimi aggiornamenti venga abilitato di default anche l'accordatura a contatto. È comunque la nuova funzione di tracker che vi motiverà e vi aiuterà a suonare quotidianamente. Questa, ragazzi, è la chiave ed è un argomento che affronto nei miei corsi di chitarra. Se volete approfondire e scoprire il metodo che sbloccherà definitivamente il vostro modo di suonare, vi rimando al link qui sopra e in descrizione. Selezioniamo quindi la funzione tracker e impostiamo l'obiettivo. Ad esempio 10 minuti. Selezioniamo lo strumento, nel mio caso chitarra elettrica, e facciamo un doppio tap per avviare la pratica. Come vedete il tempo ci indica il tempo trascorso e un LED arancione tutto intorno al display ci dà un'indicazione approssimativa che però salta subito all'occhio. Con un doppio tap possiamo mettere in pausa o stoppare la sessione. Mettete che dovete andare al bagno. Ma la cosa interessante è che qualora ci fossimo dimenticati di avviare il tracker è possibile impostare l'orario di inizio e questo per non perdere neanche un minuto. Come vedete anche il tempo viene automaticamente aggiornato e naturalmente durante la sessione è possibile usare anche il metronomo incorporato. Al termine la sessione viene salvata e archiviata automaticamente nell'app Soundbrainer ed è proprio lì, ragazzi, che avviene la magia. Ma prima di vederla, se il video vi sta piacendo, prendete il vostro metronomo preferito e tiratelo sul pulsante mi piace e doppio mi piace e non azzardatevi a iscrivervi a questo canale, non vi voglio. Sappiate però che soltanto a 100.000 iscritti vi dirò perché. Non dovete iscrivervi al canale. 10 minuti e 48, facciamo doppio tap. Termina la sessione, salviamo e automaticamente ce le ritroviamo nella nostra app. Nell'app infatti vengono visualizzati i dati e gli obiettivi. Andiamo a vedere, il primo strumento che dobbiamo tenere occhio è la cosiddetta serie, dove possiamo decidere il tempo dedicato allo studio, da una volta a settimana a tutti i giorni, e possiamo visualizzare dei report dettagliati su come stiamo procedendo. Qui vedete ad esempio tutte le sessioni che sono state fatte negli ultimi 15 giorni, inclusa quella che abbiamo fatto adesso di prova. Possiamo anche programmare le prossime prove e l'app ci avviserà con delle notifiche motivandoci a suonare. Nell'app poi possiamo modificare altri parametri relativi ad esempio all'intensità delle vibrazioni, la luminosità, il tipo di colore. Vi ricordo che il software Soundbrainer è gratuito e funziona anche per chi non ha ancora acquistato un prodotto della Soundbrainer, ma è accoppiandolo all'orologio che possiamo controllare qualsiasi funzione del metronomo direttamente dallo smartphone e possiamo anche sentire, oltre alle vibrazioni, anche il suono o il count-in perfettamente sincronizzato, molto utile soprattutto per chi inizia. Metronomo 1, 2, 3, 4. Possiamo anche salvare i brani che suoniamo o diverse playlist di brani con il relativo BPM e le impostazioni associate. E questo, ragazzi, è molto utile ad esempio se vogliamo richiamare al volo i brani che stiamo studiando, oppure pensiamo ad un batterista che dà il tempo ad altri musicisti della band. Con un click può richiamare tutte le impostazioni memorizzate in precedenza. E per una band che suona dal vivo fino a 5 orologi possono essere sincronizzati tra di loro e inoltre è possibile connettere il Soundbrainer direttamente a un software di registrazione come Logic o Ableton ad esempio e dalla workstation mandare il metronomo direttamente sull'orologio dell'artista che sta registrando, bypassando un eventuale click in cuffia. Il misuratore di decibel è molto utile sia per chi lavora in ambito audio, dove mantenere un livello di ascolto costante è raccomandato, pensiamo infatti alla fase di missaggio, la fase di mastering, ed è utile però anche per chi suona dal vivo o si trova in ambienti molto rumorosi. È infatti possibile impostare un allarme che si attiva al superamento di una determinata soglia e le nostre orecchie ringrazieranno. Inoltre la funzione relativa allo smartwatch è quella che completa questo prodotto, con la possibilità di settare il timer, il cronometro, l'allarme e decidere se ricevere le notifiche del proprio smartphone direttamente sul display dell'orologio. Oltre a queste funzioni base possiamo anche controllare i brani che stiamo riproducendo dallo smartphone, regolarne il volume e chiudere o ricevere una chiamata, anche se in questo caso per parlare dovremo sempre utilizzare lo smartphone o delle cuffie. La schermata iniziale, oltre al giorno e all'ora, mostra eventuali notifiche come messaggi o email e la durata della batteria dichiarata in stand-by è di circa 4 giorni, mentre con un
uso intensivo del metronomo l'autonomia scende a circa 3 ore. Realisticamente con un uso normale si riesce a fare circa 2 giorni. La ricarica completa avviene in 1 ora e 30 circa. Dal punto di vista del design, secondo me è un prodotto fantastico, si vede che è uno smartwatch pensato e ottimizzato per il musicista o per chi vuole studiare musica, in primis grazie alla funzione tracker. Ha un metronomo innovativo, ha un accordatore e ha un sistema di protezione del proprio dito. Ci sono anche una serie di accessori per personalizzare il Core 2, come i cinturini colorati in nylon o in silicone, 3 tipi di cinturine in pelle italiana, gli adesivi per proteggere il vetro, la clip magnetica da mettere sul proprio strumento o i magneti adesivi per l'accordatura a contatto, il cavo di ricarica USB-C e altro ancora. Da possessore del Core Steel prima versione sono contento di questo upgrade, sono circa 3 settimane che lo sto usando e devo ammettere che la nuova funzione tracker è utilissima, e l'aspetto più importante che ho notato è proprio la maggiore concentrazione e consapevolezza del tempo passato durante lo studio, che è fondamentale a mio avviso se si vuole migliorare come musicisti. Molto comodo l'accordatore con microfono che possiamo tenere al polso oppure staccare magneticamente e mettere vicino dove vogliamo e poi rimettere a posto. Peccato per la richiesta, a mio avviso assurda, di un codice sblocco per abilitare l'accordatura a contatto, che è ovviamente più preciso di quello microfonico perché non risente dei rumori ambientali. Secondo me Soundbrenner avrebbe dovuto includerlo gratis ed eventualmente farsi pagare giustamente quello che chiede per la clip magnetica o i magneti adesivi. Però non sono io che mi occupo del marketing. Ed è molto strano, ragazzi, anche perché Soundbrenner dalla mia esperienza è sempre stata molto attenta ai suoi utenti e spesso rilascia aggiornamenti firmware che migliorano continuamente il software e le funzioni dell'orologio. Ve lo volevo dire in tutta onestà e spero che questa mia recensione spinga la casa a migliorarsi ulteriormente. E mi raccomando, se cliccate nel link in descrizione trovate il codice per ricevere subito lo sconto del 20% su prodotti e accessori Soundbrenner che più vi piacciono. Un piccolo regalo per voi che mi state seguendo. Ragazzi, io mi rimetto l'orologio al polso, non vedo l'ora di iniziare la mia prossima pratica, di tenere traccia di tutti gli esercizi che vado a fare. Voi però fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate di questo orologio, un commento che ovviamente non leggerò. Ragazzi, noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. Ciao e buona musica!